Ci sono persone che vincono contro qualsiasi stereotipo: bella, intelligente, capace, determinata, creatrice di impresa. Eleonora Rocca è qui con me perché oggi vi parleremo un po' della leadership al femminile. Cosa vuol dire per te la leadership al femminile? È proprio così difficile rispetto a quella maschile? Ma allora sì, nel senso leadership al femminile vuol dire combattere in realtà tutti i giorni, nel senso che sia in Italia sia all'estero trovo che ancora ci siano poche donne che scelgono questa strada. Questo non vuol dire necessariamente discriminazione, ma vuol dire che gli uomini sono meno abituati a lavorare tutti i giorni, ad avere a che fare tutti i giorni con una donna. Tant'è vero che io, se dovessi fare una statistica, penso che tutte le persone, cioè probabilmente il 98% di tutti i miei stakeholder, delle persone con le quali collaboro, con le quali sviluppo progetti, con le quali ho creato cose, sono uomini. Sono spesso l'unica donna, per esempio sul progetto Bocconi, dove ho insegnato quest'anno in un corso di imprenditoria. Sì. Siamo 6 mentor e io sono l'unica donna. Nei team che ho avuto nel passato su vari progetti ero l'unica donna. Molto spesso all'interno di meeting sono l'unica donna. Nel mondo tech molto spesso mi sono trovata in meeting dove c'erano 12 uomini, quindi... Ma secondo te da cosa dipende questa mancanza di leadership femminile? Come mai le donne rinunciano probabilmente, oppure sono veramente fortemente ostacolate? Credo che siano meno le donne che credono di potercela fare e quindi che veramente vogliono mettersi in gioco in questo senso. Poi c'è anche un tema di vita privata che secondo me per una donna, benché ormai ci siano tante modalità, però comunque per una donna credo che sia molto difficile fare la vita, per esempio, di un imprenditore. Magari di un manager già è diverso, da manager comunque sei in azienda e comunque se sei per esempio all'estero, all'interno di una struttura, ma quando sei imprenditrice è molto più difficile, perché ad esempio, se ti faccio l'esempio del mio caso, un grave ostacolo alla mia, tra virgolette, vita privata è spesso la mobilità, nel senso che io viaggio tantissimo, viaggio il 45% del tempo, vivo fondamentalmente tra 2 paesi, passo molto tempo in viaggio e chiaramente questo rende molto difficile lo sviluppo. È chiaro che è una scelta di vita che ha, come tutte le cose, lati positivi e lati negativi, e magari ci sono donne che non se la sentono di intraprendere questo. Magari anche una mancanza di concretezza, di risultati immediati, e questo è una caratteristica che poi dopo magari non rende possibile uno sviluppo ulteriore. Ma a proposito del tuo percorso, sì. Il Mashable Day ormai è un appuntamento irrinunciabile. Sì. E tu sei partita lavorando per grandi aziende anche informatiche e di comunicazione, Sole 24 Ore, HP, la Microsoft. La scelta di fare impresa è nata da un evento in particolare, oppure è il frutto anche del percorso che tu hai vissuto in queste aziende? Allora, diciamo che le competenze che io ho applicato, che applico tutti i giorni nel gestire la mia impresa, sono competenze che io ho acquisito in azienda. La decisione vera e propria, ti dico la verità, è stato più che altro una sfida che ho voluto intraprendere e non escludo, non escludo che tornerò magari in azienda, magari con un ruolo ancora più alto. Potrei a un certo punto tornare in azienda, forse farei magari CMO in una startup, per esempio funded, dove comunque so che posso veramente portare valore, posso veramente creare. Sarei un intrapreneur, un imprenditore dentro una struttura che però deve crescere. Forse nel corporate grande lì non credo che non ci tornerei. Quindi una delle motivazioni è la sfida, l'altro è la creatività, nel senso che sono una persona estremamente creativa e ti dico la verità, in azienda non mi sentivo veramente soddisfatta. Cioè io sono diventata manager nel 2009, quando non avevo neanche 30 anni, quindi ho fatto delle cose belle, però è molto diverso da quando è qualcosa che di tuo, che tu hai disegnato, perché è così, cioè tu lo disegni su un pezzo di carta e dopo magari 12 mesi lo vedi realizzato come diventa vero, no? E quello ti dà una soddisfazione enorme. La differenza fondamentale, una delle differenze fondamentali tra le start-up in Italia e quelle londinesi è la disponibilità di capitali londinesi che mettono a disposizione rispetto a quelle italiane. Secondo te cosa manca per creare un sistema che renda possibile un volano per le nostre start-up?
Questa è una domanda difficile, nel senso che c'è questo problema e sono molto sincera, mi fa piacere anche condividerlo apertamente, che questo è anche il problema che ho io in questo momento, nel senso che in questo momento la mia azienda è arrivata al punto in cui per crescere ha bisogno Certo. di un injection, no? Io l'ho fatto in bootstrap, quindi per chi non sapesse cosa vuol dire bootstrap, ho creato questa azienda con capitale che si è autogenerato e autofinanziato, quindi non ho mai avuto, non ho neanche mai messo soldi miei, cioè l'azienda Certo, stessa sì. ha generato. Però io sono arrivata a un punto in cui, appunto, come oggi sono seduta qua con te, faccio tante altre cose anche oltre all'evento, e l'evento stesso è diventato molto grande, quindi se io volessi adesso crescere, ed è quello che sto facendo insomma in questi giorni, è anche incontrare investitori, capire se posso in qualche modo scalare, altrimenti per me diventa difficile anche la sostenibilità stessa dell'impresa. Allo stesso modo ci sono tante start-up che magari in Italia arrivano a un punto in cui magari hanno messo in piedi una bella idea, un bel business model, ma hanno bisogno di capitale. Credo che le banche, credo che l'accesso agli investimenti, credo che anche come accedere agli investimenti non sia ben comunicato e ben gestito in Italia, nel senso che non c'è un ecosistema vero, a mio avviso, non c'è veramente un ecosistema che funziona veramente. Sicuramente l'accesso a capitali sopra 300.000, 500.000 euro, a mio avviso, in Italia sono veramente difficili da trovare. Quindi cosa succede? Succede che magari i primi angel investor li trovi in Italia, e poi molte start-up, perché le ho viste io con i miei occhi, cosa fanno? Beh, vanno a Londra o vanno a San Francisco, perché lì sanno che troveranno dei soldi per andare avanti, altrimenti qua non li trova. Questo però sono le istituzioni che devono in qualche modo fare qualcosa, perché se non lo fa il governo, chi lo fa? Cioè, Certo, no? chiaro. Se tu, Eleonora, dovessi dare un consiglio ad una giovane che adesso vuole intraprendere, Sì. da cosa dovrebbe iniziare? Il consiglio è: fate e analizzate in ciascun passo, in ciascun momento del vostro business che cosa sta succedendo, no? Cercando di capire il mercato come sta reagendo, il vostro consumatore come sta reagendo, cioè ascoltate gli altri, perché tutti gli imprenditori si innamorano della propria idea, questo Certo. lo dicono tutti, ma è la verità, perché l'imprenditore, tra l'altro, diciamo pure che se fa l'imprenditore c'è anche un grande ego, no? Quindi certo. per il proprio ego scoprire che magari una cosa che secondo te è l'idea più bella del mondo poi non lo è, o comunque non viene percepita dal mercato in quel modo, è ovviamente una grande colpa, però di fatto è quello che poi distingue, diciamo, il successo dall'insuccesso. Quindi secondo me prima possibile il primo step è dire: ok, chi sono i miei clienti, cosa gli posso dare, vogliono veramente quello che ho pensato. Dopo quello essere certi di avere una strategia di lungo periodo, quindi capire anche quanti soldi servono, quali sono i prossimi step, senza pensare però troppo magari allo step finale, però avere chiaro quali sono gli step. E l'ultima cosa molto importante, essere certi di avere team o comunque persone con le quali si lavora che siano valide, e questo, per esempio, lo dico anche questo molto francamente, è stata sempre la mia grande difficoltà. Quando scegliete il team, scegliete persone che ci credono anche loro, no? Cioè che non lo fanno per i soldi, per il ritorno o per l'immagine, ma perché ci credono, che gli piace, vogliono condividere, esatto, la missione. Ogni imprenditore deve pensare a servire, no? Cioè intraprendere vuol dire anche servire, cioè dare qualcosa, creare qualcosa che non esisteva sul mercato, qualcosa di valore aggiunto alle persone. Ma senti, Eleonora, secondo te c'è un problema di credibilità in questo mondo, in questo momento, nel mondo digitale dell'innovazione? Allora sì, secondo me sì, nel mondo digitale in generale. Trovo che negli ultimi anni il digitale sta diventando un po' troppo simile alla TV. Trovo che stiano creando degli schermi eccessivi, si stiano creando dei personaggi molto costruiti, ecco, se così vogliamo dire. Invece io credo nel web come mezzo meritocratico di raggiungimento di risultati. Siamo personaggi esposti e credo che dobbiamo anche portare valore, ma anche quelli che sono i nostri valori interni, cioè quindi essere veri, essere sinceri, essere onesti, essere integri. E credo che il pubblico esatto. Ho lasciato il mio paese perché purtroppo non mi dava lo spazio che meritavo, e ho trovato in UK un paese dove invece il mio talento, diciamo, è stato
sottovalorizzato assolutamente, però ho pensato che fare qualcosa di bello per il mio paese fosse qualcosa anche che arricchisse me. Se so che alle persone posso dare qualcosa, portando innovazione, portando futuro, portando positività anche, che spesso manca qui, perché no? E questo la gente lo percepisce dal web. E senza dubbio. A questo proposito, un momento psicanalisi. Sì. Dunque Eleonora, no limits, budget no limits. Da oggi tu puoi. La prima cosa che ti viene in mente. Sì, è il mio sogno più grande, comprare casa a Londra. Infatti, se ti dico, posso fare questa confidenza personale, io ho cambiato 17 appartamenti nella mia vita. Qui dove sono adesso sono 3 anni che vivo lì ed è il periodo più lungo in assoluto in cui ho vissuto in un posto. Beh, quindi vuol dire che in qualche modo mi piace stare lì e vorrei tanto poter trovare un modo di vivere lì per sempre, insomma. Il viaggio che non hai ancora fatto. Il Giappone. Bello. Il Giappone. Sì, il tuo libro proprio più appassionante, quello che irrinunciabile. Siddhartha. Scopriamo un'Eleonora molto introspettiva, Sì. oggi, devo dire. Bene, sono contenta. Sì. Pistola alla tempia, Roberto Cavalli o Vivienne Westwood? Ho lavorato per Roberto Cavalli, quindi no, però Vivienne Westwood. Ultima fondamentale domanda. Sì. Ryan Gosling o Ryan Reynolds? Ma proprio senza pensarci. Reynolds. Io ti ringrazio tantissimo Eleonora del tuo Grazie tempo, a te, della tua grazie a te, disponibilità. grazie a tutti voi, spero vi sia piaciuto, se avete domande fateci sapere. Grazie, bocca al lupo per tutto. Grazie.